Eccoci qua ragazzi, buongiorno a tutti, bentornati sul canale. La situazione Conte, il calciomercato del Napoli, perché ci sono due trattative che sono più avanti di settimana scorsa anche grazie ad alcuni eventi non accaduti, ovvero la Fiorentina che non vince la finale di conference e quindi il Torino in questo caso non è una squadra che parteciperà alle coppe europee. Per quanto riguarda la stampa avversa, che non se ne fa una ragione assolutamente e di nessuna maniera, che il Napoli ha trattato, perché non sta trattando, ha trattato Conte e le firme dovrebbero arrivare quanto prima. La location a quanto pare è stata già scelta di presentazione e sta lavorando già con Man per il Napoli del futuro. Fatemi sapere ovviamente la vostra qui sotto nei commenti, andremo ad analizzare queste voci di mercato che sono più avanti della settimana scorsa, la situazione Conte, e c'è anche un'intervista all'ennesimo calciatore, procuratore che non vuole farsene una ragione, che il Napoli in salute economica è l'unica squadra che può permettersi di osare, rischiare e portare in panchina un grande allenatore. Ovviamente vi aspetto nella sezione commenti qui sotto, iscrivetevi se volete farlo attivando la campanella delle notifiche, non può far altro che farmi piacere perché la crescita del canale gratifica nella maniera più assoluta. Ma andiamo a vedere, andiamo a fare prima un... È venuto male, ma meglio che viene male perché non vi meritate nemmeno un pernacchio fatto bene. Criscitiello, Beasin, lo stesso Brambati che ieri a tutto mercato web radio ha detto non lo so se farà meglio Conte al Napoli o Motta alla Juve. Rispetto il Napoli, ma è arrivato decimo ed è una squadra che non dico verrà smembrata, ma vedrà la partenza di uno importante come Osimhen. La partenza non è nemmeno sicura, caro Brambati. Vedo dei rischi, mi aspettavo che qualche società top lo cercasse e questo non è avvenuto. De Laurentiis sicuramente ci ha visto bene, mi auguro che Antonio metta dei paletti ben chiari perché il presidente è un punto di domanda. Li sappiamo i rapporti con gli altri tecnici, persino Spalletti che ha vinto lo scudetto non ne è uscito bene. Mi auguro che abbia messo dei paletti e si porti dietro il suo titolo, che è quello di un vincente. Carissimo, non vado avanti perché ovviamente non merita nemmeno tanto tempo. Caro Brambati, se Conte ha firmato vuol dire che i paletti che ha messo sono stati accettati, così come i paletti che ha messo la società, e abbiamo letto ieri per quanto riguarda questo monte ingaggi, comunque resterà un attimo diciamo sotto controllo. Non è che arriva Conte e alziamo il monte ingaggio a 400 milioni e poi l'anno prossimo Serie B perché non possiamo iscriverci al campionato. Non è la società che si prenderà questi rischi. Il Napoli non l'ha mai fatto, è meglio così, bene così. Vuol dire che si è trovato il compromesso semplicemente, ma non lo si può dire che il Napoli con tanto lavoro abbia trovato il compromesso e porta Conte in panchina. Non lo si può dire in Italia perché i complimenti vanno fatti in altri luoghi e in altre regioni, mettiamola così. Il calciomercato, Gudmundsson e il Napoli. Ostigard nella trattativa, 35 milioni la valutazione del Genoa, che deve però, diciamo, avere il bilancio in positivo per poter fare mercato. Paletto messo ovviamente per poter fare mercato e non essere rotto le scatole, quindi l'Ostigard nella trattativa forse stona un tantino e il Genoa vorrebbe cash. Fatto è che il calciatore del Napoli non disprezza la destinazione a Genova, c'è già stato, e né tantomeno il Genova perché gli serve comunque un difensore. Trattativa che, trattativa che potrebbe tranquillamente aprirsi, anche visto il benestare di Conte e le telefonate poi del nuovo coach del Napoli che arriveranno, anche ai possibili colpi di mercato. Detto questo, c'è solo una piccola cosa da considerare ed è, ho letto solo la notizia ma non sono andato a ricercare su portali islandesi, dovrebbe presentarsi diciamo in tribunale per una denuncia per violenze sessuali. Vedremo poi come andrà a finire questa situazione, ma
credo che prima di tesserare un calciatore, il Napoli o qualsiasi società, diciamo che situazioni così gravi, nel caso dovessero esistere, comunque verranno calcolate assolutamente. Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno del Torino. Da quando si parla di Conte e da quando si parlava di Conte c'è sempre stata questa relazione con Buongiorno del Torino. Prima della finale di conference, no, che la Fiorentina doveva vincere per far andare il Torino in Europa, c'erano delle condizioni. Adesso ce ne sono altre. Il Torino non va a fare le coppe e ovviamente Buongiorno, se deve scegliere tra due squadre che non fanno le coppe, molto probabilmente tira per il Napoli, anche per chi viene in panchina. Detto questo, il cartellino comunque si aggira intorno ai 40 milioni e con Cairo è difficile trattare. Sono sempre state trattative che hanno portato a pagare un calciatore più del suo valore. Io credo che a 35 milioni, Buongiorno, tu lo possa chiudere, però bisogna vedere se Cairo non spari tanto alto e si tenga lui poi uno scontento, perché a quanto abbiamo letto, Buongiorno vorrebbe assolutamente essere un nuovo calciatore del Napoli dall'anno prossimo, da quest'anno. Tra un paio di mesi si comincia comunque con i ritiri, forse anche meno, giugno, un mese e mezzo manca per il primo ritiro. E quindi la trattativa Buongiorno potrebbe decollare forse da settimana prossima, quando veramente Conte si insedierà appunto in quel di Castelvolturno, anche se stanno già lavorando a quanto pare a distanza con Manna per delineare il Napoli che sarà. Ci sono state ulteriori conferme per Foloruscio e Gaetano che torneranno, da valutare assolutamente, soprattutto il primo, perché ieri ho letto Foloruscio potrebbe rimanere assolutamente, ma Gaetano forse verrà messo sul mercato per monetizzare. Vedremo poi, sarà Conte lì a gestire un attimo le entrate e le uscite di quelli che tornano dai prestiti e che appunto potranno essere al caso, potranno fare al caso del Napoli e potranno essere pedine importanti del nuovo ciclo. La stampa l'abbiamo analizzata, Conte dovrebbe firmare, l'abbiamo analizzato, e il mercato ci presenta questo. Per me, dal punto di vista difensivo, ne servono due, a meno che Conte non venga a Napoli e torni ai tempi di inizio carriera con una difesa a 4, perché avendo una difesa a 4, prendendone uno di centrale, non facendo partire Ostigard, ma parcheggiando Juan Jesus in tribuna o non lo so, fa da sparring per gli allenamenti, ma non lo vediamo in campo. Alla fine Ostigard, Buongiorno, Rachmani e Nathan come quarto, te la potresti tranquillamente rischiare non avendo le coppe, è una partita a settimana e puoi anche vedere come va a finire prendendone uno solo di difensore. Però nel caso Conte passi a 3, numericamente siamo pochi, e perciò che dico, si è parlato di Hermoso chiede 6 milioni a stagione come ingaggio, sono troppi e non verrà mai a quelle cifre, però se tu riesci a chiuderlo a 3, a 4, dai, 4 e mezzo, fai lo sforzo, forse ti firma pure, e prendere Buongiorno ed Hermoso insieme, al di là che possano essere giocatori nella stessa posizione, ma sono Hermoso soprattutto un calciatore molto esperto, dove puoi tranquillamente giocare il posizionamento in campo, sarebbe veramente cosa buona e giusta, perché in primis si sta parlando di tanti colpi, sì, Kvaratskhelia a Paris Saint Germain, Osimhen se ne va, Lukaku, Dybala, tutti questi nomi che sono usciti, Chiesa, la trattativa con la Juve, poi ci arriviamo alla situazione di Lorenzo, vediamo gli sviluppi nel tempo, ma serve la difesa, perché già abbiamo visto che Meret verrà confermato perché ha avuto il benestare di Conte e me ne farò una ragione da questo punto di vista, però dietro serve disciplina, serve fisico, serve personalità che non abbiamo nei centrali
che sono a Napoli al momento, quindi bene, buongiorno, ma ne serve anche un altro, e che sia un parametro zero. Non dobbiamo assolutamente fasciarci la testa, perché c'è bisogno anche di qualche parametro zero per alzare poi il livello della rosa, dove tu investi solo sull'ingaggio e ti porti il calciatore appunto a Napoli. Non dimentichiamo che l'anno scorso abbiamo preso Nathan e c'era un Sergio Ramos vacante per l'Europa che si è andato a prendere 1 milione di euro a Siviglia, e noi invece potevamo fare il colpaccio e al limite non stavamo in questa situazione. Forse sì, perché lo spogliatoio si sarebbe girato comunque contro Garcia, Mazzarri, Calzone eccetera, ma rapportandoti ad un personaggio che ha vinto 46.000 Champions e non ha niente da chiedere a nessuno, forse qualcosina in più l'avresti raccolta. Fatemi sapere cosa ne pensate, ovviamente ragazzi, per questi colpi di mercato e per la situazione della stampa alla quale rinnoviamo. Questo è venuto un tantino meglio. Piscitiello, Biasin su tutti, Bargigia e tutti coloro che si accollano giorno dopo giorno, e diciamo che il fegato, il loro fegato non reggerà. Ragazzi, se avete cominciato così e Conte non ha ancora firmato, andateci piano, perché vi farete veramente un'estate a letto e a curarvi i vostri problemi gastrointestinali, ecco, mettiamola così. Un bacio a tutti, sempre Forza Napoli, ci vediamo nel prossimo video. Poi, nel caso dovesse ufficializzarsi l'arrivo di Conte oggi, state sicuri che o arriverà qualche altro video in serata o domani, o addirittura andremo live e festeggeremo insieme. Ciao!